Buonasera a tutti. Allora, questa uscita sarà un po' diversa dalle altre, da quelle che ho fatto finora, perché è un periodo che sono molto impegnato tra il lavoro e anche la vita privata e non ho avuto l'opportunità di pianificare delle uscite, diciamo così, un po' più lunghe e che potessero portarci in posti un po' più articolati di questo. Eh, Quello che vedete alle mie spalle è il raccordo che c'è all'uscita di Castelnuovo di Porto, che è un'uscita autostradale nei pressi di Roma. Come mai sono finito qui? Io abito qui nei pressi ed è sabato sera. Mi sono detto, vabbè, siccome oggi è stata una giornata un po' nuvolosa, ha piovuto di mattina, poi ci sono state un po' di schiarite, pensavo che magari al tramonto ci potessero essere delle nuvole e quindi ho cercato in maniera molto speditiva un posto che mi consentisse di ottenere una composizione interessante, possibilmente con un cielo interessante anche lui, quindi con un po' di colore, con un po' di nuvole, insomma, che potessero prendere il calore della luce al tramonto. Infatti qui vicino c'è una torre che si chiama Torre di Procoio Vecchio. C'è anche un'altra torre che si chiama di Procoio Nuovo, però è un po' più difficile arrivarci. Quindi mi sono incamminato e l'obiettivo era appunto di fotografare questa torre sulla cima di una collina al tramonto, ma in realtà non sono riuscito ad arrivarci. Quindi sconfortato me ne stavo tornando a casa quando ho intercettato lo splendido campo di girasoli che c'è di fronte a me, che peraltro è proprio davanti a dove il sole tramonterà, quindi prende un pochettino di luce da dietro. Quindi eh, ho già individuato due composizioni che proverò eh, e vedere un pochettino come vengono. Non è il tipo di fotografia che faccio di solito, ma è interessante il poter scoprire soggetti che possono avere un interesse anche nei dintorni di casa. Quindi vediamo un pochettino come verranno. Spero che questa volta il video sia un po' più corto del solito. Allora, in questa composizione qui, in realtà è una composizione quasi astratta, diciamo così, è una foto composta esclusivamente da girasole. E, giusto per provare a catturare la bellezza del sole dietro ai petali dei girasoli in una composizione appunto che poi non è una vera composizione ma è proprio l'intero schermo, l'intera foto, l'intera immagine piena di questo effetto. Per fare questa foto, visto che c'è vento, visto che ho usato il treppiede, in genere quando c'è un pochettino di vento usare il treppiede è sempre un rischio perché le vibrazioni del vento poi si trasmettono al treppiede. In più io ho alzato anche la colonna centrale, ho quindi in più stiamo usando anche una focale molto lunga, quindi richiede i tempi di scatto un po' più veloci per evitare il mosso. Quindi ho chiuso l'otturatore a F11 per far venire tutti i girasoli a fuoco, sperando che poi siano effettivamente tutti quanti a fuoco. E però ho alzato la sensibilità a 400 ISO. In questa maniera il tempo di scatto è un 250esimo di secondo, che è circa, diciamo così, appena sufficiente, vista questa lunghezza focale, che saremo su 200 mm, adesso non riesco a vedere, appunto, per evitare che la foto venga
lunga mossa, perché c'è una regola che dice che il tempo di scatto minimo è l'inverso della lunghezza focale. Quindi se io ho un 50 mm di lunghezza focale, se usiamo 50 mm, dovrei avere un tempo di scatto di almeno un cinquantesimo di secondo o più veloce per non avere il mosso. In più, questa è una fotocamera con sensore APS-C, quindi in realtà questa frazione andrebbe poi moltiplicata ulteriormente per un fattore di 1,5. Quindi 50 mm bisognerebbe scattare a un cinquantesimo di secondo per 1 su 1,5, quindi insomma un 75esimo di secondo. Vabbè, comunque adesso vediamo un pochettino come verrà sul computer, che qui fra il sole, che siamo contro sole, e lo schermo che non si vede bene, vediamo poi come verrà sul computer. Allora, quest'altra composizione invece eh, ho voluto riprendere sui 2/3 inferiori il girasoli, però ho voluto includere anche l'albero che c'è in alto a destra, con anche queste belle piante bianche che, essendo controluce, danno questo effetto anche un pochettino etereo e insomma danno un po' più di interesse al semplice campo di girasoli. E adesso voi lo vedete tagliato perché stiamo riprendendo i 16 noni e spero che sia una composizione piacevole, non è niente di che, ma almeno aggiunge qualche elemento in più al campo di girasoli. Quest'altra composizione che mi accingerò a fare invece riguarda il campo di girasoli in primo piano, nel piano intermedio il campo di erba, ma lo minimizzerò abbassando un pochettino la fotocamera in modo che appunto questo verde che non dice nulla sia, appunto, questa fascia verde sia minimizzata, e questo albero sullo sfondo, che è un albero che ha un pochettino di carattere e anche con questa luce direzionale acquisisce più tridimensionalità. Questa chiaramente è una composizione che farò adesso, che non siamo ancora al tramonto. Se poi durante il tramonto ci sarà una luce più calda, allora la ripropongo con questo tipo di luce. Allora, un altro piccolo problemino che abbiamo, che quando uso questo tipo di teleobiettivo, soprattutto alle focali molto lunghe, è un problema che abbiamo incontrato anche alla Frasca di Civitavecchia, è che se abbiamo un soggetto vicino e un soggetto più lontano, anche se sono entrambi lontani, bisogna procedere a fare una doppia esposizione, perché eh,
il soggetto vicino viene fuori fuoco, il soggetto lontano idem quando si mette a fuoco sull'uno o sull'altro. Diciamo che se si mette a fuoco sui girasoli l'albero viene fuori fuoco e viceversa. Ultimamente questo problema devo dire che non l'ho avuto. È vero che nei video ho sempre detto che avrei proceduto a fare delle esposizioni multiple, ma poi in realtà in post-produzione non mi sono servite. Cioè non è stato necessario unire foto perché tutti gli elementi fossero a fuoco, perché erano già tutti a fuoco con una apertura dell'otturatore sufficientemente piccola, quindi parliamo sempre di F11, F13 almeno. In questo caso invece anche chiudendo l'otturatore a F13 e diciamo che andare con un otturatore più chiuso non è mai consigliabile perché poi si creerebbero degli effetti di diffrazione. Comunque sia, pur con F13 bisogna comunque procedere a una doppia esposizione. Allora, sempre in attesa del tramonto, la foto, questa immagine, questa composizione che ho trovato riguarda soprattutto i livelli. Quindi abbiamo il primo livello che è dato dai girasoli, che anche se sono, diciamo così, di taglio, però danno questo colore giallo. Poi c'è un secondo livello con questa interruzione di questa erba verde. E poi c'è il campo di grano che è un giallo paglierino. Poi c'è di nuovo una separazione verde. Sullo sfondo lontano ci sono gli alberi e poi le colline che poi sono separate da questo colore molto chiaro e metà un po' più scuro. Quindi formano una successione di livelli che in maniera simile alle linee conducono lo sguardo di chi guarda la foto dal livello più vicino fino a quello più lontano, senza appunto la necessità di avere delle linee che conducono lo sguardo sulla fotografia. Allora, quello che sto provando ad aspettare è che in questa composizione che abbiamo fatto prima, quindi campo di girasole in primo piano e albero nel piano lungo, dietro all'albero ci sono queste nuvole. Se il sole in questo momento è lì, nel calare, anche se vedo che ci sono delle nuvolette che possono bloccare la luce, speriamo di no, comunque sia, se il sole calando riuscisse ad illuminare quella striscia di nuvole, allora verrebbe una bella foto con girasoli, l'albero e un po' di colore nel cielo, anche se ho visto che la luce sui girasoli chiaramente è sparita, in quanto il sole sta calando dietro alle colline, quindi si perde comunque il colore sui girasoli. Vediamo un pochettino se riusciamo quantomeno a avere un pochettino di colore nel cielo, se no ci abbiamo provato. Un'altra lezione appresa di oggi, oltre a non poter essere arrivato alla torre che mi piaceva tanto, è che questo obiettivo qui, che è il più lungo che ho, perché è un 50-230,
Ci sono determinate occasioni in cui non mi basta, è troppo corto e in questa occasione qui ad esempio siamo proprio al limite. Per le fotocamere Fuji la Tamron ultimamente è uscita con un obiettivo 18-300, che quindi è molto versatile, ed sarebbe l'ideale, diciamo così, anche per sostituire eventualmente il mio 18-135, e sarà un pensiero che farò per il futuro. Per il momento mi faccio bastare lui, anche se in certe occasioni è un po' corto, vorrà dire che dovrò ritagliare le foto, ma bisogna vedere se il ritaglio della foto vale i quasi 900 euro del Tamron, ci penserò. Allora, finiamo la giornata qui. Possiamo dire che il tema di questa giornata è stato quello di sforzarsi di trovare immagini interessanti anche vicino a casa. Non occorre fare chilometri e chilometri o andare in posti esotici per forza di cose fare delle immagini interessanti. In questo caso qui di oggi vedremo se le immagini saranno state interessanti, però è stata un'esperienza che mi è piaciuta molto. È stato un tipo di fotografia che di solito non faccio e mi ha anche in questo caso obbligato a essere un po' più creativo. Speriamo che le immagini vi piacciono. Come sempre, se vi piace quello che faccio, mettete un like al video e iscrivetevi al canale se volete, e ci vediamo la prossima volta.